La respirazione rumorosa o l'intolleranza all'esercizio, così come sintomi come rigurgito, il vomito, la flautolenza, che tipicamente vengono associati a questi cani o comunque a questi animali appartenenti a queste razze, non è normale assolutamente. Tanti proprietari in visita mi riferiscono che il loro cane non russa e pertanto non ha una sindrome brachicefalica. In realtà no, perché questi cani nascono malati. La sindrome brachicefalica, detta anche BAUS, è una patologia complessa che colpisce sia cani che gatti appartenenti a quelle razze con muso schiacciato. Tra queste ricordiamo quelle più comuni come Bulldog francese, Bulldog inglese, Boston Terrier, ma anche Cavalier King, Shih Tzu, ma anche gatti come persiani, malayani o Exotic Short Hair. Le anomalie anatomiche con cui questi animali nascono sono il frutto di una selezione genetica importante fatta nel corso degli anni dall'uomo, con lo scopo di selezionare le caratteristiche di bellezza e a discapito invece di quelle funzionali. Questi animali nascono con una conformazione del cranio anomala, in modo particolare la componente ossea ha uno sviluppo alterato, in particolar modo non si accresce in lunghezza, mentre la componente dei tessuti molli, come ad esempio i turbinati nasali, il palato molle, la lingua, ha una crescita regolare e questo comporta il fatto che si risultino troppo voluminosi rispetto al contenitore che deve mantenerli o comunque alla componente ossea che deve contenerli. Questo determina un ingombro che peggiora quella che è l'ingresso dell'aria nelle vie respiratorie. Abbiamo dei pazienti che manifestano un respiro rumoroso, russare anche di giorno, hanno intolleranza all'esercizio, hanno difficoltà durante la passeggiata e questo peggiora poi quando le temperature ambientali aumentano o l'umidità ambientale aumenta. Questi pazienti spesso hanno disturbi del sonno, li vediamo che durante il giorno tendono ad addormentarsi praticamente in piedi perché di notte hanno difficoltà a respirare, spesso vanno incontro a apnee notturne. Nei casi più gravi si arriva a dei episodi proprio sincopali o addirittura a gravi deficit respiratori, spesso associati anche poi a colpo di calore. Molto spesso questi pazienti vengono anche presentati con sintomatologia gastroenterica, arrivano perché magari hanno vomito, rigurgito, hanno atteggiamenti di nausea piuttosto che feci malformate o diarroiche, a volte anche con sangue, con muco. Nei casi più gravi spesso sono pazienti che hanno anche perdita di peso. Questa cosa non è da sottovalutare perché c'è una stretta correlazione tra quello che è l'apparato respiratorio e quindi le anomalie respiratorie e quelle digestive. La sintomatologia digestiva si correla alle alterazioni anatomiche respiratorie e può rappresentare un fattore di peggioramento della sintomatologia respiratoria. Ecco perché i due apparati digestivo e respiratorio devono essere sempre considerati nell'insieme proprio per avere una corretta stadiazione del paziente con sindrome brachicefalica. È importante intervenire precocemente nella stadiazione dei pazienti affetti da sindrome brachicefalica perché è una patologia complessa che può solo che peggiorare con il tempo. Questo perché lo sforzo respiratorio che questi pazienti fanno durante tutti gli atti respiratori crea delle turbolenze, crea infiammazione cronica delle mucose sia respiratorie che digestive, andando a complicare già quelle anomalie presenti come appunto le anomalie congenite con cui questi cani nascono. Di conseguenza si associano poi delle anomalie secondarie che spesso sono anche irreversibili, come ad esempio il collasso della laringe. Per questo motivo si consiglia di valutare questi pazienti in età giovane adulta, intorno ai 10-12 mesi, anche se nei casi più gravi è consigliata una valutazione più precoce. Si parla di stadiazione della sindrome brachicefalica. Con questa si intende una valutazione specialistica del paziente che inizia con una visita clinica, con una raccolta anamnestica, importante per valutare un po' tutte le informazioni relative al paziente e soprattutto per capire qual è la sintomatologia del paziente in modo da migliorare quello che è l'inquadramento. Successivamente si procede poi con un esame endoscopico che viene fatto in anestesia generale controllata. La valutazione endoscopica è importante perché ci consente di valutare le anomalie con cui il cane è nato o il gatto è nato e quelle che col tempo si sono complicate, quindi distinguere le anomalie primarie da quelle secondarie, ma soprattutto capire qual è la gravità della sindrome, quindi caratterizzare il paziente in una forma lieve, moderata o severa. Con la
valutazione endoscopica andiamo ad esplorare entrambi i distretti, respiratorio e digestivo. Una corretta gestione del paziente brachicefalico non può prescindere da una valutazione di entrambi, da una gestione corretta di entrambe le sintomatologie. Proprio per questo, durante la valutazione endoscopica, se necessario, si procede anche all'esecuzione di biopsie del tratto gastrointestinale, ovviamente se il medico lo reputa opportuno. Effettuare una stadiazione endoscopica in maniera corretta è importante anche per indirizzare l'approccio verso una terapia medica piuttosto che chirurgica e soprattutto dare indicazioni anche al chirurgo su quelle che sono le anomalie riscontrate. Non tutti i cani anche della stessa razza hanno le stesse anomalie con la stessa gravità, per cui l'intervento chirurgico poi è estremamente individuale. La stadiazione è quindi un passaggio chiave nella corretta gestione del paziente affetto da sindrome brachicefalica ed è fondamentale farla in maniera preventiva, proprio perché si previene il peggioramento della patologia che comunque nel corso del tempo ci sarà. Intervenire tempestivamente può migliorare l'efficacia della terapia sia medica che chirurgica, ma soprattutto si riduce il rischio di quelle che possono essere le urgenze respiratorie, le emergenze respiratorie che possono in alcuni casi mettere a rischio anche la vita del paziente. Infine, non per ultimo, è importante perché migliora la qualità della vita del paziente e migliora anche l'aspettativa di vita. Pensare che sia normale che un cane brachicefalo o un gatto brachicefalo abbia respiro rumoroso piuttosto che ha intolleranza all'esercizio, piuttosto che rumore di pancia o flatulenza o rigurgito, pensare che questi sintomi siano normali è assolutamente sbagliato, soprattutto in un cane di razza brachicefala. Ecco perché è importante una valutazione specialistica con una corretta stadiazione, una terapia, qualora sia necessaria, chirurgica mirata, proprio per migliorare quello che è il benessere e la qualità della vita dei nostri pazienti. I trattamenti più frequenti nell'ambito della BAOS sono la stafilectomia, quindi l'accorciamento del palato molle. Questo dà nella maggior parte dei casi un notevole miglioramento della qualità della vita del soggetto e riduce i rischi di complicazioni respiratorie. Più precoce il trattamento, migliore è la prognosi. Un'altra procedura che spesso è associata è la rinoplastica, quindi spesso pensiamo per esempio a Carlini o Bulldog con narici estremamente strette, quasi chiuse, traggono giovamento dalla rinoplastica, un rimodellamento delle narici che si vanno a dilatare e consentono una migliore respirazione a bocca chiusa. La tonsillectomia, in alcuni soggetti anche l'ipertrofia delle tonsille concorre a creare difficoltà respiratorie. L'ernia iatale può essere anche una patologia dell'apparato gastroenterico, ma che può essere correlato con la sindrome brachicefalica. Quindi parallelamente all'intervento sull'apparato respiratorio, sulle prime vie, in alcuni soggetti è utile intervenire per correggere l'ernia iatale. La cosa che consigliamo ai proprietari di queste razze è di farli valutare precocemente quando il cane è ancora giovane, evitando di arrivare in situazioni critiche magari in piena estate, perché la prognosi è sicuramente peggiore su un cane che viene operato in una situazione in colpo di calore o magari con squilibri elettrolitici. Diciamo che su un cane operato in situazione ideale, una stagione mite, soggetto che ancora non ha avuto complicazioni, generalmente il post-operatorio è abbastanza agevole. A seconda dell'indole del cane vengono trattenuti eventualmente la prima notte, ma in genere possono tornare a casa con una raccomandazione di essere tenuti al fresco, senza sforzi, con pochi stimoli per la prima settimana principalmente. La soluzione non chirurgica di fatto non esiste. Ci può essere una gestione non chirurgica nel senso che il controllo dell'attività fisica piuttosto che cortisonici oppure antiacido, diciamo una terapia conservativa con farmaci ha un'azione puramente sintomatica e può mitigare alcune manifestazioni. Le problematiche sono legate all'anatomia di questi soggetti, per cui
dove la chirurgia può correggere l'anatomia e renderla più funzionale, allora lì possiamo avere risultati migliori per il cane e anche più duraturi.